Ti è mai capitato di sentirti addosso una pressione, come se il mondo intero aspettasse che tu dicessi qualcosa, come se il tuo silenzio fosse debolezza? Lascia che ti sveli una verità che cambierà per sempre, il modo in cui vedi le parole. Il silenzio non è vuoto, non è resa. Il silenzio è una delle armi più potenti che hai. È la forza di chi ha imparato a dominare se stesso prima di tentare di cambiare il mondo. In un'epoca dove tutti urlano per essere sentiti, dove ogni pensiero diventa un post, dove ogni emozione diventa uno sfogo, c'è un potere incredibile nel saper tacere, non per paura, non per sottomissione, ma per scelta, per saggezza. Oggi ti mostrerò 9 situazioni in cui il tuo silenzio vale più di 1000 parole. 9 momenti in cui tacere non ti rende debole, ma ti rende invincibile. Preparati, perché quello che stai per scoprire trasformerà il modo in cui vedi ogni conversazione della tua vita. Stai zitto quando le tue parole diventano lame. La collera è una breve follia. Seneca. Hai mai sentito il fuoco dell'ira salire dal petto fino alla gola? Quella sensazione quando qualcuno ti ferisce e tutto il tuo essere urla vendetta? In quei momenti le parole diventano armi, taglienti, precise, progettate per fare male quanto te ne hanno fatto. E la tentazione è irresistibile, usarle. Ma ascoltami bene, ogni parola detta nella rabbia è una cicatrice che non scompare mai. Ogni insulto lanciato nell'impeto è un ponte bruciato per sempre. Ho visto matrimoni distrutti da una frase detta nella furia del momento. Ho visto amicizie decennali spezzarsi per parole che non erano nemmeno vere, solo il frutto di un dolore che chiedeva sfogo. Il silenzio in quei momenti non è codardia, è controllo. È la forza di chi sa che la vera vittoria non sta nel ferire, ma nel non lasciarsi ferire. Quando senti la rabbia salire, fermati, respira, chiediti: queste parole guariranno qualcosa o spezzeranno tutto? Perché quando la tempesta passerà, rimarrai solo con i danni che hai causato e scoprirai che nessuna parola può riparare quello che la rabbia ha distrutto. Il vero potere non sta nel dire tutto quello che pensi, sta nel sapere quando le tue parole valgono più del silenzio. Stai zitto quando sei accecato dall'ignoranza. È meglio tacere e apparire stupidi che parlare e fugare ogni dubbio. Confucio. Quante volte hai parlato senza conoscere tutta la storia? Quante volte hai giudicato basandoti su un frammento di verità? Viviamo nell'era delle opinioni istantanee. Sentiamo mezza frase, vediamo un'immagine e subito abbiamo la nostra verità pronta da condividere. Ma le mezze verità sono le bugie più pericolose, perché contengono abbastanza realtà da sembrare credibili, ma abbastanza veleno da uccidere reputazioni, relazioni, fiducia. Ti racconto una storia. Un uomo vide la moglie entrare in un hotel con un altro. Non chiese spiegazioni, non aspettò. Parlò, raccontò a tutti del tradimento. Solo dopo scoprì che l'uomo era il medico che stava aiutando la moglie a organizzare una sorpresa per il loro anniversario. Il matrimonio finì comunque, non per il tradimento che non c'era mai stato, ma per la mancanza di fiducia che si era rivelata. Il silenzio quando non conosci tutti i fatti non è ignoranza, è saggezza. È l'umiltà di ammettere che la tua versione non è la verità completa. Prima di parlare, chiediti: ho tutti i pezzi del puzzle o sto facendo un disegno con metà tessere mancanti? Perché una volta che le parole escono, non puoi più ritirarle. Possono viaggiare, trasformarsi, ferire innocenti che non avevano colpa di nulla, tranne quella di trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Il mondo ha bisogno di meno opinioni e più comprensione, e la comprensione inizia dal silenzio. Stai zitto quando sei una bomba a orologeria. Non mi arrendo mai di fronte alle avversità, ma non cedo mai nemmeno alla rabbia. Marco Aurelio. Le emozioni sono come benzina, utili se controllate, devastanti se lasciate libere. Quando sei sopraffatto dalle emozioni, rabbia, delusione, tristezza, frustrazione, ogni parola che pronunci è come gettare un fiammifero sulla benzina. L'esplosione è inevitabile. E cosa rimane dopo un'esplosione emotiva? Macerie, persone ferite, relazioni danneggiate.
E tu, nel centro della distruzione che hai causato, a chiederti come diavolo sei arrivato a quel punto. Il problema con le emozioni forti è che distorcono la realtà, ti fanno vedere tradimenti dove c'erano malintesi, ti fanno sentire attacchi dove c'erano solo parole maldette, ti fanno reagire a fantasmi che la tua mente ha creato. Conosco un padre che dopo una giornata devastante al lavoro tornò a casa e scaricò tutta la sua frustrazione su sua figlia di 8 anni che aveva semplicemente chiesto aiuto per i compiti. Le parole che le disse quella sera la segnarono per anni. Non era cattivo, era umano, era emotivo ed era distruttivo. Il silenzio quando sei emotivo non è repressione, è strategia. È dare tempo alle acque di calmarsi, alla nebbia di diradarsi, alla verità di emergere. Le decisioni prese nell'emozione sono quasi sempre sbagliate. Le parole dette nella furia sono quasi sempre distruttive. Quando senti che l'emozione ti sta prendendo il controllo, fermati, allontanati, respira. Torna quando puoi parlare dalla ragione, non dal dolore, perché ciò che dici nell'ira lo ricorderai per sempre con vergogna, ma ciò che non dici lo ricorderai con orgoglio. Stai zitto e ascolta davvero. Abbiamo 2 orecchie e una bocca per ascoltare il doppio di quanto diciamo. Epitteto. In un mondo dove tutti lottano per essere sentiti, ascoltare davvero è diventato un superpotere. Ma ascoltiamo veramente? O stiamo solo aspettando il nostro turno per parlare? La maggior parte delle conversazioni non sono dialoghi. Sono monologhi sovrapposti, 2 persone che parlano, nessuna che ascolta. E quando non ascolti veramente, perdi tutto. Perdi la possibilità di capire, perdi la possibilità di connettere, perdi la possibilità di crescere. Ho assistito a una discussione tra una madre e sua figlia adolescente. La madre parlava di responsabilità, la figlia di libertà, nessuna ascoltava l'altra. La madre sentiva solo ribellione, la figlia sentiva solo controllo. Parlavano 2 lingue diverse, anche se usavano le stesse parole. Poi la madre si fermò, tacque, ascoltò davvero e scoprì che dietro la richiesta di libertà c'era solo il bisogno di fiducia. Dietro la ribellione c'era una ragazza che voleva solo che sua madre credesse in lei. Il silenzio mentre l'altro parla è rispetto allo stato puro, è dire tu conti, la tua voce conta, i tuoi pensieri contano. E quando offri questo tipo di rispetto, accade qualcosa di magico. Le persone si aprono, condividono, si fidano, ti permettono di vedere chi sono veramente, non solo ciò che mostrano al mondo. Ascoltare non significa essere d'accordo, significa essere umani abbastanza da capire che ogni persona ha una storia, una lotta, una verità che merita di essere sentita. La prossima volta che sei in una conversazione, prova questo. Ascolta per capire, non per rispondere. Ascolta il dolore dietro la rabbia, la paura dietro l'arroganza, il bisogno dietro la richiesta, e scoprirai che il silenzio può costruire ponti che le parole non riescono nemmeno a immaginare. Stai zitto, non è la tua storia da raccontare. Il segreto del cambiamento consiste nel concentrare tutte le tue energie non nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo. Socrate. C'è qualcosa di sacro nelle storie che le persone condividono con te. Quando qualcuno ti apre il cuore, ti sta dando un pezzo di se stesso, e quel pezzo non ti appartiene, non è tuo da condividere, rielaborare o trasformare in argomento di conversazione. Eppure quante volte lo facciamo? Qualcuno ci confida una lotta personale e noi, con le migliori intenzioni, la trasformiamo in un esempio per un'altra conversazione. Un dolore privato diventa un aneddoto pubblico. Sai cosa è successo a Luca? E iniziamo a raccontare la storia di Luca, i suoi problemi, i suoi errori, la sua situazione, come se fosse nostra da condividere, ma non lo è. Non lo è mai stato. Quando tradisci quella fiducia, non stai solo diffondendo informazioni, stai tradendo un'anima che si era fidata di te, stai prendendo qualcosa di puro, la fiducia, e la stai trasformando in qualcosa di sporco, il pettegolezzo. E una volta che quella fiducia è spezzata, è quasi impossibile ricostruirla.
Ho visto amicizie finite perché qualcuno aveva condiviso un segreto che non era suo. Ho visto persone che non si sono mai più aperte emotivamente perché erano state tradite da chi doveva proteggerle. Il silenzio, quando si tratta della storia di qualcun altro, non è solo educazione, è protezione, è amore, è l'impegno a essere un porto sicuro in un mondo che spesso non lo è. Quando qualcuno ti confida qualcosa, non stai solo ricevendo informazioni, stai ricevendo fiducia. E la fiducia è qualcosa che va custodita, non condivisa. Sii il tipo di persona a cui gli altri possono raccontare tutto, sapendo che le loro parole moriranno con te. Sii la cassaforte dei segreti altrui, perché in un mondo dove la privacy è un lusso raro, essere qualcuno di cui ci si può fidare completamente è uno dei regali più grandi che puoi fare a un'altra persona. Stai zitto, non alimentare il fuoco del pettegolezzo. Le parole hanno il potere di distruggere e di creare. Quando le parole sono vere e gentili, possono cambiare il mondo. Buddha. Il pettegolezzo è come un virus. Si diffonde rapidamente, muta man mano che passa da persona a persona e spesso lascia dietro di sé una scia di distruzione. E la cosa peggiore, è così facile essere contagiati. Qualcuno inizia con «Hai sentito cos'è successo a…» e prima che te ne accorga sei parte del problema. Stai aggiungendo la tua voce al coro che sta distruggendo la reputazione di qualcuno. Ma il pettegolezzo non esiste nel vuoto. Vive perché lo nutriamo, cresce perché gli permettiamo di crescere e muore quando smettiamo di alimentarlo. Ricordo una storia che sentii anni fa. Una donna in un piccolo paese iniziò a spargere voci su una vicina. Le voci si diffusero rapidamente, rovinando la reputazione della vicina. Quando la verità venne fuori, che le voci erano completamente false, la donna si sentì in colpa e chiese al saggio del paese come potesse riparare. Il saggio le disse di prendere un cuscino pieno di piume, di andare in cima alla collina e di spargere tutte le piume al vento. La donna lo fece. Poi il saggio le disse: «Ora raccogli tutte le piume». «Ma è impossibile», protestò la donna. «Il vento le ha portate dovunque». «Esattamente», disse il saggio. «Così sono le tue parole. Una volta dette non puoi più ritirarle. Quando scegli il silenzio di fronte al pettegolezzo, stai facendo qualcosa di rivoluzionario. Stai rompendo la catena. Stai dicendo: io non sarò parte di questo». E questo è potere. Il potere di scegliere la gentilezza sopra la crudeltà. Il potere di proteggere l'innocente piuttosto che distruggere il colpevole. Ogni volta che ti trovi in una conversazione che sta scivolando verso il pettegolezzo, chiediti: cosa sto guadagnando da questo? E cosa sto perdendo? Perché ogni volta che partecipi al pettegolezzo, perdi un pezzo della tua integrità. E quella integrità, una volta perduta, è difficile da riconquistare. Sta zitto quando le tue parole sono inutili. Ciò che è necessario non sono molte parole, ma parole efficaci. Seneca. C'è qualcosa di profondamente frustrante nel parlare nel vuoto, nel sapere che non importa cosa dici o come lo dici, le tue parole non cambieranno nulla. Eppure continuiamo a farlo. Continuiamo a sprecare il nostro respiro, la nostra energia, la nostra sanità mentale in conversazioni che non portano da nessuna parte. Perché lo facciamo? Per l'ego, per il bisogno di avere ragione, per l'illusione che se parliamo abbastanza forte, abbastanza a lungo, abbastanza intensamente, riusciremo finalmente a far capire il nostro punto. Ma la verità è questa: non puoi convincere qualcuno che non vuole essere convinto. Non puoi aprire una mente che ha deciso di rimanere chiusa. E provare a farlo è come sbattere la testa contro un muro. Il muro non si muove, ma tu ti fai molto male. Ho visto persone sprecare anni della loro vita cercando di cambiare l'opinione di un genitore, di un partner, di un amico su qualcosa che per loro era fondamentale. E alla fine tutto quello che avevano ottenuto era frustrazione, amarezza e relazioni danneggiate. Non perché avessero torto, ma perché stavano usando le parole come martelli, cercando di abbattere muri che erano fatti di qualcosa di più forte della logica: l'orgoglio, la paura, l'abitudine. Il silenzio in questi momenti non vuol dire arrendersi, è strategia,
È l'accettazione che alcune battaglie non si vincono con le parole, ma con l'esempio, con la pazienza, con il tempo. Quando ti trovi in questo tipo di conversazioni, fermati, chiediti: questa persona è veramente interessata a capire il mio punto di vista o sta solo aspettando che finisca di parlare per ribattere? Se la risposta è la seconda, non sprecare più parole, non sprecare più energia. Salva la tua voce per chi è veramente pronto ad ascoltare, perché le tue parole sono preziose, troppo preziose per essere gettate in conversazioni che servono solo a nutrire l'ego di chi ha già deciso di non ascoltare. Stai zitto e condividi il dolore. Il dolore condiviso è dimezzato, la gioia condivisa è raddoppiata. Proverbio: quando qualcuno che ami sta soffrendo, l'istinto è dire qualcosa, qualsiasi cosa, pur di riempire il vuoto doloroso del silenzio. Andrà tutto bene. Succede anche a me. Almeno potresti, dovresti. Ma sai cosa? A volte quelle parole, per quanto dette con amore, fanno solo più male. Perché quando una persona è nel dolore profondo, non ha bisogno di soluzioni, non ha bisogno di prospettive, non ha bisogno che le venga detto come sentirsi meglio. Ha bisogno di essere vista, di essere sentita, di sapere che non è sola. Ricordo quando persi mio padre. Le persone che mi aiutarono di più non furono quelle che mi dissero che era in un posto migliore o che il tempo guarisce tutto. Furono quelle che semplicemente si sedettero vicino a me in silenzio, che mi tennero la mano, che piansero con me. Il loro silenzio parlava più forte di qualsiasi parola avrebbero potuto dire. Diceva: io sono qui, tu non sei solo, il tuo dolore è valido. Quando qualcuno sta attraversando un momento buio, la tua presenza vale più delle tue parole. Il tuo silenzio solidale vale più dei tuoi consigli, perché il dolore ha bisogno di spazio per essere sentito, elaborato, vissuto. E quando riempi quello spazio con parole, per quanto ben intenzionate, togli alla persona la possibilità di attraversare quel dolore nel suo modo e nei suoi tempi. Non aver paura del silenzio in questi momenti. Non aver paura di semplicemente essere presente senza dover dire qualcosa di profondo o di utile. A volte la cosa più profonda e utile che puoi fare è semplicemente essere lì, in silenzio, condividendo il peso di quel momento semplicemente con la tua presenza, perché alla fine ciò di cui le persone si ricordano nei momenti difficili non è quello che gli hai detto, è che tu c'eri e a volte quello è tutto. Stai zitto e ascolta il tuo cuore. Conosci te stesso. Socrate. Viviamo in un mondo rumoroso, un mondo pieno di voci che ci dicono chi dovremmo essere, cosa dovremmo volere, dove dovremmo andare, la voce dei genitori che proiettano i loro sogni non realizzati su di noi, la voce della società che ci dice cosa costituisce il successo, la voce degli amici che hanno paura che i nostri cambiamenti li lascino indietro. E in mezzo a tutto questo rumore c'è una voce che spesso viene sopraffatta. Una voce gentile ma persistente, che conosce la tua vera essenza meglio di chiunque altro. È la voce del tuo cuore. Ma quando hai ascoltato per l'ultima volta quella voce, quando ti sei veramente fermato, hai zittito il mondo esterno e hai chiesto al tuo cuore: cosa vuoi veramente? Non quello che dovresti volere, non quello che sarebbe pratico volere, quello che vuoi veramente. Il silenzio in questo caso non è l'assenza di rumore esterno, è l'assenza del giudizio interno, è creare uno spazio dove la tua anima può parlare senza essere immediatamente contestata dalla tua mente razionale. So di persone che hanno vissuto intere vite senza mai ascoltare veramente il loro cuore. Hanno seguito le aspettative, hanno preso le decisioni giuste, hanno costruito vite che sembravano perfette dall'esterno, ma dentro sentivano un vuoto, un senso di incompletezza, la sensazione di vivere la vita di qualcun altro, perché quando non ascolti il tuo cuore, non stai vivendo la tua vita, stai interpretando un ruolo che altri hanno scritto per te. Il tuo cuore sa cose che la tua mente non può comprendere, sa quello che ti fa sentire vivo, cosa ti dà gioia vera, qual è il tuo scopo. Ma per sentire quella saggezza devi creare silenzio. Devi allontanarti dal rumore, dalle opinioni, dalle aspettative.
Devi avere il coraggio di stare da solo con te stesso e chiederti le domande difficili. Sono felice? Sto vivendo la mia verità? Sto seguendo il mio cammino o quello che altri hanno scelto per me? E poi devi avere il coraggio ancora più grande di agire in base a quelle risposte. Perché alla fine della tua vita non ti pentirai delle volte in cui hai ascoltato il tuo cuore. Ti pentirai delle volte in cui non l'hai fatto. Il silenzio non è l'assenza di potere, è il potere nella sua forma più pura. Abbiamo attraversato insieme 9 situazioni dove il tuo silenzio vale più di 1000 parole. 9 momenti in cui scegliere di non parlare ti rende più forte, più saggio, più umano. Quando le tue parole possono ferire, il silenzio è compassione. Quando non hai tutti i fatti, il silenzio è saggezza. Quando sei emotivo, il silenzio è controllo. Quando qualcun altro parla, il silenzio è rispetto. Quando non è la tua storia, il silenzio è integrità. Quando alimenterebbe pettegolezzi, il silenzio è protezione. Quando le tue parole non servono, il silenzio è efficienza. Quando qualcuno soffre, il silenzio è presenza. Quando devi ascoltare te stesso, il silenzio è verità. In un mondo che ti chiede costantemente di esprimerti, di condividere, di reagire, essere capace di silenzio è un superpotere. Non è debolezza, non è sottomissione, è la forza di chi ha imparato che non ogni pensiero deve diventare parola, non ogni emozione deve diventare azione, non ogni momento deve essere riempito di rumore. Il silenzio ti dà tempo per riflettere, spazio per crescere, opportunità per comprendere veramente ciò che ti circonda. E quando finalmente parli, quando scegli di rompere quel silenzio, le tue parole hanno un peso diverso, un significato diverso, un potere diverso, perché sa che vengono da un luogo di riflessione, non di reazione, da un luogo di saggezza, non di impulso. Inizia oggi, inizia a praticare il potere del silenzio, non in ogni momento, ma nei momenti giusti, quelli che abbiamo esplorato insieme, e vedrai come la tua vita cambierà, come le tue relazioni si approfondiranno, come la tua pace interiore crescerà, perché a volte la cosa più potente che puoi dire è niente. Il tuo silenzio può cambiare il mondo, iniziando dal cambiare te. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.